Che cos'è per davvero il femminile? E cosa deve fare una donna per incarnare il vero femminino sacro? Lo vediamo insieme dopo la sigla e sarà un altro video da leccarsi i baffi. O Lady of Avalon. Ecco, sembra che in questi tempi ci sia una spinta enorme a definire e a insegnare alle donne quale sarebbe l'unica vera via per incarnare veramente il loro potere femminile. Su questo in realtà c'è più di qualche teoria e controteoria, mi verrebbe da dire. In un certo senso, nella storia recente siamo passati da un modello unico, non sfuga questo concetto, di donna come la società la vuole, a una grossa reazione a questo modello unico con le varie correnti di femminismo e che hanno ribadito un altro modo di essere donna, alle quali però adesso abbiamo una terza ondata, diciamo, di modelli del femminile che quasi si pongono in reazione opposta a quello che loro ritengono, e sottolineo ritengono, essere stato il femminismo, quasi come una sterile imitazione del cosiddetto maschile. Concetto questo su cui dovremo approfondire moltissimo e non dare nulla per scontato, per cui di nuovo adesso c'è una spinta a portare una modalità sia estetica che valoriale che un pochettino però a me personalmente ricorda i ruoli da cui siamo partite, quel modello che la società voleva per la donna. Questa pressione si è fatta ancora più forte dal momento in cui siamo in un periodo storico inedito dove non abbiamo nessuna esperienza di qualcuno a memoria di uomo e di donna prima di noi a darci delle soluzioni, dove vige il più totale caos. Cosa significa? Significa che i confini, le sicurezze, le certezze, i modelli appunto sono venuti a cadere letteralmente. È la cosiddetta crisi del pensiero forte, che è proprio un pensiero portatore di modelli unici che dice: da qua a qua sei tu, da qua a qua comincia qualcos'altro. Il modello unico dice anche: questo è giusto, questo è sbagliato. Se fai questa cosa qui, se adempi a quello che io ti chiedo, va bene, ti do riconoscimento, ti do visibilità, che è un bisogno fondamentale umano. Se tu non lo fai, invece, avrai la mia disapprovazione, il mio giudizio, se non addirittura in certi casi la mia punizione. Vorrei che ci soffermassimo un attimo a capire bene questa cosa del modello unico, perché è la chiave di quello che sostengo in questo video e della soluzione che andrò a proporre quando ci avvicineremo alla fine di questo video. Capiamolo bene come funziona questo ragionamento, perché il sistema non si rigenera tanto sulla parte estetica e sul tipo di idea. Credi a me, il sistema si rigenera esattamente nel modo in cui noi organizziamo le idee, ovvero non è che abbiamo bisogno di una nuova bandiera e di nuovi colori veramente. Abbiamo però urgentemente bisogno, prima di trovare eventuali nuove bandiere, di organizzare quelle bandiere in maniera differente. Il modello unico funziona sempre in questo modo: pensiero duale oppositivo, pensiero dicotomico, pensiero delle divisioni. Da una parte porto ciò che la società elegge come valore e modello giusto, confinato, ben preciso, ben delimitato. Cosa succede? Chi si conforma a questo modello per caso o per altri motivi, comunque chi ci si trova dentro, avrà questo senso, questa restituzione di ricompensa sociale, per cui io sono disposta come società e quindi come un gruppo umano a vederti, a considerarti e a investirti del senso di appartenenza del mio mondo. Però il modello unico, per il principio del pensiero duale oppositivo, dice anche che tutto ciò che è diverso è opposto da me. E quindi, se il modello unico è il giusto, per conseguenza logica, il diverso è sbagliato. Questo genera in coloro che non si conformano o che non si sentono parte
di questo sistema valoriale o di questa descrizione anche estetica di identità di persona, genera in loro un terribile invece senso di inadeguatezza o altri tipi di emozioni non piacevoli, o comunque abbiamo una risposta sociale che tende a escludere quella persona. Ecco, cosa abbiamo fatto? Sfugge nel ragionamento una cosa. Intanto il femminismo non è stato narrato ai successori e coloro che sono venuti dopo dallo stesso movimento femminista che l'ha generato. Questo significa che la narrazione che noi abbiamo di quello che è stato il femminismo deriva dal giornalismo, da persone in cerca di scoop o comunque da lenti ostili. Questo ha lasciato l'idea che in qualche modo la rottura del modello unico della donna di questa società, quello da cui partiamo, il modello che la società voleva della donna, sia stato come sconfitto, sbriciolato, messo in discussione attraverso un modello quasi uguale contrario che viene nominato maschile. In realtà il femminismo ha fatto molto di più di questo. Il femminismo ha cercato di mettere in discussione il modello unico, ma questa parte non passa se prima noi non abbiamo estirpato la logica duale oppositiva dalla nostra visione, per cui se noi leggiamo con quelle lenti lì, se non è quel modello allora deve essere l'altro. È un po' più complesso di così, è stato più complesso di così. Adesso cosa succede? Sempre per questo tipo di logica si sta andando in una sorta di terzo paradigma del femminile, che ripesca però moltissimo a quei primi modelli che hanno subito questa rottura dal movimento femminista, e mi viene da dire meno male. Però nella confusione, nel caos della nostra società di adesso, dove è molto difficile cercare e capire un orientamento, anche perché è quella logica che non funziona più. In realtà un orientamento si può avere uscendo da quella logica ed è per questo che lavoro soprattutto su questo. Cosa è successo? Stiamo cercando di dare risposta a un problema e il problema è: chi sono io donna? Cos'è la mia identità? Come posso esprimermi nel mondo e in che modo mi sento un essere impoterato? Ma lo stiamo facendo attraverso una vecchia risposta. Questo perché? Perché non abbiamo mai sanato, perché non c'è stato ancora il tempo, non abbiamo mai sanato la ferita che stava nel mezzo. E come dice Luciana Perkovic, fondamentale ricercatrice su questi temi, quando la ferita si affretta di richiuderla, va in cancrena. Quindi il problema non è stato superato e quindi stiamo tornando a bomba con questi esempi di modelli di nuovo unici. Sei pronta e sei pronto a qualcosa di davvero scomodo che sto per dire? Ti avviso, ti prego, arriva alle conclusioni. Ora dirò qualcosa di forte. Se tu ti identifichi in quello che sto per dire, aspetta, ti prego, perché la mia conclusione sarà diversa dall'apparenza, però devo passare per questa parte forte. Intanto ti mostro una foto mia, di non tantissimi. Questa foto ha parecchi anni, però io ero così fino a non troppo tempo fa. Come puoi vedere, avevo dei capelli meravigliosi e chilometrici lunghi giù del sedere e usavo in prevalenza gonne, lunghe, ampie. Questo per dire, io conosco esattamente benissimo le potenzialità di queste scelte, ovvero del perché avere i capelli lunghi e del perché indossare questi gonnelloni. Ma mi dissocio totalmente dal tentativo un po' poco rispettoso delle diversità delle persone di affermare queste scelte come modello del vero femminino. Ovvero, davvero stiamo dicendo che per essere femminile, per incarnare quel potere, tu devi 2 punti, lista di cose,
La gonna era solo un esempio, i capelli lunghi erano solo un esempio, due di quelli che stanno più girando e vanno più in voga nel mio ambiente di spiritualità cosiddetta femminile. Però potremmo metterne tante altre che vanno anche sul fare. Che tipo di attività fai? Se fai attività tra virgolette considerate troppo yang, allora sei troppo nel tuo maschile. Sto leggendo cose di questo tipo. Stiamo contestando gli orientamenti sessuali delle persone, stiamo sferrando dei giudizi. Per esempio, ho un'amica lesbica a cui è stato detto che il suo essere lesbica impedirebbe la sua evoluzione spirituale perché questo impedirebbe l'integrazione delle energie. Stiamo dando degli assunti per scontato con una nuova lista molto rigida e molto stretta di quello che la donna dovrebbe o non dovrebbe fare per essere la donna vera e giusta. Capirai che novità. Ora che ho detto la cosa scomoda, ascolta il resto. Il problema non è cosa indossi. Quindi io non sto dicendo che se tu ami la gonna sei sbagliata. Attenzione al meccanismo. Il problema è toglierci dalla testa la necessità del modello unico. Il che significa che se ti piace la gonna e la vuoi mettere, vai benissimo. Se vuoi i capelli lunghi fino alle caviglie, vai benissimo. Ma se hai i capelli a zero o non li hai affatto, vai benissimo. E se indossi i pantaloni, e ti mostro quest'altra foto di una delle ultime celebrazioni che ho fatto, di un unfasting, di un matrimonio di 2 persone, ho voluto usare i pantaloni e puoi chiedere agli sposi se il mio potere era diminuito e se la mia connessione con gli spiriti del luogo e con la terra ne risultava falsata oppure no. Perché in tutto questo manca il processo intermedio. Ogni modello unico crea qualcuno che resterà nel malcontento. Per cui, se io dicessi solo le gonne corte o solo i pantaloni fanno la vera femminilità, insorgerebbero, e ha ragione, tutte le donne che si trovano a loro agio con le gonne lunghe e che lo trovano uno strumento rituale perfetto per loro. E avrebbero ragione. Quindi perché adesso stiamo dicendo che la gonna lunga o il capello lungo sono solo esempi, Potrei dire il curare le piante, perché ho letto anche questo, che la vera donna saggia è una donna col pollice verde. Chi fa morire le piante allora cos'è? Stiamo solo ragionando per esempi. Allora, perché stiamo dicendo che la vera donna e la vera femminilità sta in quello? Allora andiamo a ripescare cos'è il concetto di femminilità e andiamolo però a ripescare con un'altra logica, con un altro tipo di pensiero, quello circolare. Donne, ma anche uomini interessati al tema, noi che stiamo cercando di rivendicare la ciclicità a cominciare dai nostri corpi, però continuiamo ad adottare logiche dicotomiche che sono logiche lineari. Puoi vedere altri miei video su questo. Categorie stagne poste su una linea retta, dove a un capo c'è un giusto e all'altro capo c'è lo sbagliato, dove al capo c'è un modello e all'altro capo c'è il modello uguale e contrario. Questo non è pensiero circolare, questa non è inclusività e non ne abbiamo bisogno, ma soprattutto adesso genera ancora più conflitto, più di una volta, perché non è credibile. Perché noi siamo comunque spugne che assorbiamo quello che è diventato, diciamo, il minimo comune denominatore della cultura attuale, che è una cultura complessa e plurale, fatta da una pluralità di possibilità. E adesso arrivo alla soluzione, al modo in cui dobbiamo uscire da questo. Perché nel momento in cui noi non rinunciamo come responsabilità individuale a proporre modelli unici, noi stiamo creando un mondo meno sicuro per noi donne per vivere. Quindi o ci liberiamo tutte o non sarà mai davvero nessuna libera, perché oggi magari io che inizio a farmi le cerimonie con i pantaloni divento la sbagliata nel campo della ritualità del femminile secondo qualcuna. Però mantenendo lo stesso sistema, mantenendo la stessa logica, domani sarai tu ad essere quella sbagliata in qualsiasi altro contesto. Dicevamo, è diventato non credibile, non sostenibile
perché le scelte differenti sono sotto gli occhi di tutte evidenti, spam! E per trovare la soluzione cito il lavoro di Katinka Sötens, che è una delle mie maestre, con l'archetipo dell'esploratrice. L'archetipo dell'esploratrice ha due ombre, ha un capo, ha la ribelle ad ogni costo, quella che fa l'uguale contrario. Ed è quella che dice che se tu ora indossi i pantaloni non sei una vera donna, perché il vero modello femminile mette le gonne, e se io mi ribello a questo ti dico no, il vero modello femminile mette i pantaloni perché la gonna non è femminile. Questo è la ribellione, però mantenendo saldo lo sguardo del sistema, la stessa logica. Oppure il conformismo. Io ti do il modello unico e tu lo accetti passivamente, ferme qui. Noi qui abbiamo una ferita che ci impedisce la sana esplorazione. La sana esplorazione che cos'è? È renderci conto che questa cultura di fatto ci offre varie possibilità. E sempre tornando all'esempio, ribadisco che è un esempio, ma potrei trovare altri esempi della gonna e del pantalone, significa che io posso mettere 400 tipi di gonne differenti, da super lunga a super corta, a 400 tipi di pantaloni differenti, larghi, stretti, vita alta, vita bassa, eccetera. E questo è evidente, è proprio un'immagine che arriva netta dai miei modelli culturali. La chiave è: cos'è che fa per me? Quale strumento mi fa sentire al massimo di me stessa? E quindi qui entra in gioco l'accettare che noi non siamo uniche come modelli, ma complesse e differenti. E io posso trovare però ciò che fa per me se non mi fermo alla prima proposta, cioè il conformismo, oppure se non mi forzo nell'uguale contrario, cioè la ribellione in ottica duale oppositiva. Lo posso fare se mi permetto di esplorare. Ma come mi permetto di esplorare se il mio gruppo di riferimento mi censura solo per la mia voglia di questa esplorazione? Ecco dove sta la nostra ferita. Noi siamo educate comunque da un sistema ancora molto sbilanciato da quando siamo piccole. Chi più chi meno, ci sono donne che avranno di più questa ferita, donne che l'avranno di meno. Io ci ho messo quasi 40 anni per uscire da questo, quindi la conosco molto ma molto bene. La ferita è questa. Nel momento in cui io, sin da piccola, non conformandomi a rigidi canoni decisi per me, ho paura di non essere amata e di non avere il riconoscimento sociale che è nel mio DNA come bisogno evolutivo umano. Cresco con questa perenne ferita me la porto da adulta. Non mi concedo di esplorare perché ho paura, perché se esploro rischio di non essere amata, perché se esploro rischio di non essere accettata. Il mio senso di autoefficacia va in circolo vizioso su questo, perché non esplorando, non essendo appoggiata nella mia possibilità di relazionarmi col mondo, percepirò di non essere adeguata a farlo. E quindi cosa succede? Succede che ti adagi sul modello che dice di te cosa devi essere. Tu ti adagi là, però tutte coloro che ti riflettono una diversità ci vai in scontro, ti attivano sentimenti di odio, di rancore. Eccola qua la chiave. Non è cosa indossi, però il modo in cui tu parli, il fatto di parlare per assoluti, il vero femminile, non un femminile buono possibile, il vero, l'assoluto, e il fatto che tu riesci a giudicare l'esperienza delle altre che non sono lì a poter dire perché io mi sento ad esempio pienamente nel mio potere, nella mia potenza e nella capacità di tessere ritualità anche in pantaloni. Tu narri l'esperienza altrui e la narri dicendo 2 punti: è troppo maschile, è il patriarcato, ti impedisce di sentire la terra, ma tu che ne sai? Hai esplorato, non hai esplorato, e se hai esplorato non potresti accettare che per te non sia così, ma per qualcun'altra invece sì? Ecco qua, la ferita fa spiritualizzare questi assoluti, ma la spiritualizzazione in realtà è proprio della ferita, ovvero caccio un assoluto che suoni come dogmatico. Questo è un modello vecchio, secondo me la spiritualità del futuro deve posarsi su altro. Spingo un modello dogmatico per non mettere in discussione la mia ferita.
Spingo un modello dogmatico perché in realtà sono io che sono incapace di abbracciare e di accogliere la diversità. E non ne faccio una colpa, È un argomento che mi sta a cuore. Prendo le distanze da questo modo di fare, però capisco perché accade, perché io sono stata in quel posto lì per molto tempo e non ho vergogna adesso ad ammetterlo. Però dobbiamo avere il coraggio di vederlo subito, perché quanto più spingiamo questo come modello unico, come legge universale, come unica possibilità naturale di essere donna, e quanto lo calchiamo, tanto poi per orgoglio non saremo in grado di metterlo in discussione. Noi stiamo spingendo un modello vecchio, una vecchia soluzione a problemi che invece sono totalmente nuovi. E allora la soluzione? La soluzione è A. Accettare che ci sono più possibilità e non per forza divisa in giusto e sbagliato. B. Consentire l'esplorazione. La nostra, tra virgolette, lotta, se la vogliamo chiamare così, deve essere qui. Io lotterò per permettere ad ogni donna di esplorare più strumenti possibili. Per cosa? Per ricercare se stesse, per capire cosa fa per sé in questo momento per manifestare la propria personalità, la propria anima, la propria missione nel mondo. Questo è conquistarci il proprio potere, questo è imparare a diventare regine del proprio reame. Ed è allora che la scelta diventerà autentica, i propri sì e i propri no autentici. E se assumo questo, non avrò più bisogno di censurare quella diversa da me. Quindi, vuoi tingere i capelli? Tingili. Vuoi farli blu? Falli, che sono fichissimi. Vuoi tenerli grigi? Tienili grigi. Vuoi mettere la gonna, per te è uno strumento fortissimo che ti senti radicata alla terra, fighissimo, lo so com'è, usala. Vuoi mettere i pantaloni? Sono altrettanto fighi. Fallo. Ti piacciono i tacchi? Mettili. Vuoi camminare scalza in mezzo all'erba? Fallo. Vuoi truccarti e depilarti? Truccati e depilati. Vuoi stare al naturale e tenerti il pelo lungo? Fallo. Sei libera, perché quello che tu devi fare non è il conformismo o la ribellione uguale contraria, ma la ricerca del modo più adatto di esprimerti in questo momento, perché può anche cambiare. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così sarai sempre aggiornato nei miei video e saranno sempre contenuti di questo calibro, di qualità.